eccezionale, eccezionale, feeling eccezionale, veramente gestibilissima, tranquillità entrata in curva. Ho guidato, non è che è, però comunque la migliore. Ciao ragazzi, allora perché sono qui? Perché vi voglio parlare di un test drive, diciamo comunque le mie opinioni su strada della Desert X. E perché lo faccio da un divano? Beh, la risposta è molto semplice, perché non ci ho pensato a fare sto discorso lì per lì e quindi lo faccio adesso. Allora, un attimo, fatemi mettere la telecamera per bene. Contestualizzando innanzitutto, ho fatto un giro in cui c'è stata una piccola parte di autostrada, diciamo un'oretta di autostrada, e poi erano tutti passi di montagna, quindi salite, discese, curve rapide, curve strette, curve larghe e quant'altro. Tanto divertimento, asfalto perfetto e quindi quello sicuramente aiuta. Ok, sono pronto per partire con questa recensione stradale. Allora, innanzitutto c'è da dire che forse per me la posizione in sella è un po' risicata, ma vabbè, quella la alzerò. Come primo test stradale avevamo deciso di salire al passo del Lagastrello, perché si prestava un po' allo studio della moto e del motore. Il motore spinge tantissimo, però deve essere caricato, è un motore che gli devi dare tanto gas, quindi quello, diciamo, in situazioni di fuoristrada complicato potrebbe creare dei problemi, o perlomeno a chi non è troppo esperto potrebbe creare dei problemi. Dato che io sono poco esperto, sicuramente mi potrebbe dare dei problemi. Diciamo, in fuoristrada potrebbe avere dei grossi limiti, potrebbe. Sì, in effetti è una moto che ai giri bassi, diciamo 2000-3000 giri, fa fatica. Probabilmente nei percorsi un po' più tecnici questo potrebbe essere un problema. Ora dovrebbe migliorare, io me lo ricordavo più così, questi sono pezzi evidentemente un po' più rotti, ma più di questo non è. C'est théoriquement c'est comme ça, c'était pas comme ça, c'est empiré un peu. Sì, come avrete notato non era più la bella strada asfaltata che andava al passo del Lagastrello, ma abbiamo preso una deviazione, i miei genitori e Nicolò, e stavamo salendo alla ex base NATO del Monte Giogo. Che spettacolo è qui! Io lo dicevo per scherzare di salire per di là. Pas du tout parce que j'ai peur. On n'a pas perdu l'équilibre, mais bon. Era la vecchia base che controllava tutti i possibili lanci da parte dell'Unione Sovietica, poi ce ne sono altre anche in tutta Europa. 12. Che roba, io dopo salgo su quella lì. Ah, se vuoi sali, io sono un po' divertito. Allora, ora riscendiamo. Giusto per capire, no? Ti lancio il guanto. È un po', ma figurati. Ci vuole una volta che coordini la mano e il piede, è un attimo. A te il bunker sotto non l'hai mai visitato? No? Certo che vista che c'è qui, porca miseria, peccato che c'è un po' di foschia. Ah, ora sì. Bella la Desert X, ma il GS, quanto è comodo. Che motore stupendo ha, con una coppia
con una ripresa a qualsiasi regime, ti ci siedi sopra, sei in poltrona, è una moto che per il viaggio è incredibile. E ovviamente nel frattempo mio babbo stava provando la Desert X. Feeling eccezionale, veramente gestibilissima, tranquillità entrata in curva, forse ripeto l'avantreno un po' leggero rispetto a quello che Vabbè, rispetto al GS, ma una maneggevolezza incredibile, un motore divertentissimo. Francamente ecco, questo sarebbe interessante provarlo su uno sterratone. Adesso toccava a Nicolò provare la Desert X e io avrei guidato il suo KLE. Frena poco, vabbè. Oh, non andare sopra i 6.000, e non impennare. La si abbassa sta moto. Beh, considerato che sulla Desert X ci sono 4608 possibilità di mappature, 4608, qualcuno ha effettivamente contato quante possibilità ci sono, guidare il KLE era divertente. E secondo me Nicolò si divertiva abbastanza a guidare la Desert X. L'unica cosa di questa moto qui è che il TFT è un po' scarso, non è touch, e quindi già che non sia touch il TFT, e poi non vedo la presa a 12 volt, quindi anche questa è una cosa che effettivamente manca, sì. Che ho guidato, che non è che è, però comunque la migliore. Bella snella, leggera davanti, sta su un binario, si guida bene. Non mi piace l'acceleratore, fa veramente cagare. C'ha quel lag iniziale, ma perché è dato, sì, perché non ha il cavo. Sì. Io non sono abituato, cioè quando tipo ti fa tac e poi parte. Quando tipo vorresti, cioè te ce l'hai in mano, gli stai dando poco un filo di gas tipo in curva o quant'altro e non però considera che c'ha anche un'impostazione elettronica che te lo rende morbido, non è la mappa cattiva, la mappa cattiva ti dà tutto e ha comunque un po' di lag. Sì, non mi piace quel lag lì, però è perché non ci sono abituato io sicuramente. Ci sta. E poi un'altra cosa, scalda tantissimo. Scalda da morire. Questo affare qua, proprio sta pompa qua dell'acqua, che qua c'hai il tubo, qua c'hai il ginocchio, cioè il ginocchio, la tibia ce l'hai direttamente qua. E scalda un sacco. Scalda, cioè io ci sono appoggiato 2 o 3 volte ma proprio bruciato. No, ma infatti ci metterò qui una protezione qua. Sì, però tanta roba, sì, poi niente da dire, poi c'ha un motore che fa spavento, perché quando prende, Hai visto? quando prende addirittura 3500 ti dà proprio lo devi tenerti. Forse c'è un distributore più avanti, magari per te. Non me lo dà qui perché sono mappe offline. Era tempo di ripartire e quindi ci siamo diretti verso le Alpi di Succiso. La strada era vuota, il panorama era bello ed io potevo godermi la mia moto. Che feeling pazzesco! In asfalto è una roba impressionante. Mamma mia, non ho mai guidato una roba del genere. In effetti è un motore che sa anche essere molto dolce e accompagnarti tra le curve tranquillamente. Ma guarda che meraviglia! Da lì siamo arrivati in una delle strade più belle della Toscana e che pure non conoscevo. Praterie, montagne, una vista incredibile. E chi c'era mai stato qui?
Ora vi faccio sentire un po' come suona lo scarico originale. Questo è tutto per quanto riguarda questa prima prova su asfalto. La moto a breve sarà completamente protetta con le varie protezioni, le varie modifiche che le farò, e quindi a breve la porterò in fuoristrada e lì inizierà il divertimento.